Lezione 1. Tempo e trasporto. Ciao Anna, sono le 16,30. E la tua? Ciao John, il mio parte alle 17. Hai il tuo biglietto? Sì, l'ho acquistato online. È comodo e fa risparmiare tempo. Questa è un'ottima idea. Dovrò ricordarlo per la prossima volta. Sicuramente. La prenotazione online sta diventando sempre più popolare per vari servizi. Sono d'accordo, è più facile confrontare i prezzi e scegliere l'opzione migliore. Inoltre, puoi evitare lunghe code e il fastidio della biglietteria fisica. Assolutamente. Soluzioni che fanno risparmiare tempo come queste rendono la nostra vita più efficiente. Parlando di tempo, hai mai usato i mezzi pubblici in questa città? Sì, ce l'ho. I sistemi di autobus e metropolitana sono abbastanza affidabili qui. Questo è buono a sapersi. Sto pensando di usare i mezzi pubblici al posto dei taxi. È una scelta intelligente. Il trasporto pubblico può essere conveniente e rispettoso dell'ambiente. Ho sentito che c'è una stazione della metropolitana vicino alla mia destinazione. È facile da navigare? Sì, la metropolitana è ben collegata, e ci sono cartelli in inglese. È un sollievo. Non voglio perdermi in una città sconosciuta. Non preoccuparti, John. Puoi sempre utilizzare le app cartografiche sul tuo telefono come guida. Questo è vero, la tecnologia ha reso la navigazione molto più semplice. Assolutamente. Abbiamo così tanti strumenti a nostra disposizione per rendere la nostra vita più comoda. Ed è essenziale prestare attenzione alla gestione del tempo, soprattutto quando si viaggia. Il tempo è prezioso e pianificare in anticipo può aiutarci a sfruttarlo al meglio. Sono d'accordo, essere puntuali e organizzati ci consente di ottenere di più. Ecco perché è importante conoscere gli orari dei trasporti e pianificare di conseguenza. Esattamente. Essere preparati garantisce un viaggio più agevole e meno stressante. Quindi, ricordati di controllare l'orario di partenza e di tenere pronto il biglietto, John. Grazie, Anna. Mi assicurerò di essere puntuale e di utilizzare i mezzi pubblici in modo efficace. Benvenuto, John. Buon viaggio e goditi la tua esperienza nella nuova città. Apprezzo il tuo consiglio, Anna. Ti terrò aggiornato su come va. Abbi cura di te. Lezione 2. Affrontare il nervosismo. Ciao Anna, ho una grande presentazione domani e sono davvero nervosa. Ciao John, capisco. Le presentazioni possono intimidire. E tu? Sì, sono davvero nervoso. Voglio fare una buona impressione sui miei colleghi. È naturale sentirsi nervosi prima di eventi importanti. Ricordati di fare respiri profondi e di mantenere la calma. Questo è un buon consiglio. Proverò alcune tecniche di rilassamento per aiutarmi a gestire i nervi. Un'altra strategia utile è fare pratica con la presentazione più volte. Aumenta la fiducia.
Questo ha senso. Più conosco il materiale, più mi sentirò a mio agio. Esattamente. La preparazione è fondamentale. Assicurati di conoscere a fondo i tuoi contenuti. Cercherò anche di visualizzare un risultato positivo. Aiuta ad alleviare parte dell'ansia. La visualizzazione può essere uno strumento potente. Immagina di presentare la presentazione con sicurezza. Ci proverò. Il pensiero positivo può avere un impatto significativo sulle nostre prestazioni. Assolutamente. Ricorda che a volte tutti si innervosiscono, anche gli oratori esperti. È rassicurante saperlo. Non sono il solo a sentirmi così. Sicuramente. E non dimenticate di fare delle pause, di dedicarvi ad attività che vi rilassino. Buon punto. Prendermi cura del mio benessere contribuirà alla mia fiducia generale. È essenziale concentrarsi sul processo piuttosto che preoccuparsi troppo del risultato. Lo terrò a mente. Invece di soffermarmi sui nervi, mi concentrerò sul trasmettere un messaggio chiaro. Questo è lo spirito, John. Rimani positivo e abbi fiducia nelle tue capacità. Grazie, Anna. Il tuo consiglio mi ha aiutato a calmare un po' i nervi. Benvenuto, John. Credo in te. Buona fortuna con la tua presentazione. Apprezzo il tuo sostegno, Anna. Farò del mio meglio. Ti farò sapere come va. Lezione 3. Dare indicazioni. Ciao Anna, sai come raggiungere la biblioteca da qui? Ciao John. Sì, è a pochi isolati di distanza. Cammina dritto per circa 3 isolati. Capito. Quindi, dovrei continuare nella stessa direzione per 3 isolati. Grazie. Giusto. Vedrai la biblioteca sulla tua sinistra. Perfetto, c'è qualcos'altro a cui dovrei prestare attenzione lungo la strada? In realtà, c'è un bellissimo parco proprio davanti alla biblioteca. Non puoi perdertelo. Oh, sembra carino. Mi assicurerò di prendermi un momento per apprezzare il paesaggio. Ne vale la pena. Il parco è il luogo ideale per rilassarsi e godersi una boccata d'aria fresca. Sono lieto che tu me ne abbia parlato. Farò una piccola deviazione per esplorare il parco. Questa è una buona idea. Renderà più piacevole la tua passeggiata verso la biblioteca. Sicuramente. Apprezzo sempre una piacevole passeggiata prima di studiare. Sembra il modo perfetto per rilassarsi e schiarirsi la mente. Assolutamente. Camminare mi aiuta a raccogliere i miei pensieri e a concentrarmi meglio. Capisco perfettamente. A volte, cambiare scenario può fare meraviglie. Questo è vero, è incredibile come una semplice passeggiata possa fare la differenza. A proposito, se hai bisogno di ulteriori informazioni o hai domande, non esitare a chiedere. Grazie, Anna. Apprezzo il tuo aiuto e la tua offerta per ulteriore assistenza. Nessun problema.
Sono qui per aiutarti a navigare nell'area. È molto gentile da parte tua. Sono lieto di poter contare sulla tua guida. È un piacere, John. Voglio assicurarmi che tu abbia un'esperienza fluida. Ti sono grato per il tuo sostegno. Mi assicurerò di seguire attentamente le tue indicazioni. Non ho dubbi che troverai la tua strada facilmente. Goditi il tempo che trascorri in biblioteca. Grazie, Anna. Ne trarrò il massimo. Ci vediamo dopo. Lezione 4. Prendere l'autobus. Ciao Anna, ho intenzione di prendere l'autobus per il museo. Non conosco il percorso. Ciao John, non preoccuparti. La maggior parte degli autobus dispone di schermi e annunci automatici per ogni fermata. Questo è rassicurante. Non dovrò controllare costantemente il mio telefono per la prossima fermata. Esattamente. L'autobus ti avviserà quando si avvicina la fermata. Questo è comodo. Posso rilassarmi e godermi il viaggio senza preoccuparmi costantemente di perdere la sosta. Sicuramente rende molto più facile viaggiare in autobus, soprattutto in zone sconosciute. Sono d'accordo, è fantastico che la tecnologia abbia reso il trasporto pubblico più facile da usare. L'ha fatto davvero. Ora puoi concentrarti maggiormente sul goderti il viaggio e meno sulla navigazione. È un grande sollievo. Posso apprezzare i panorami e i suoni della città senza stress. Assolutamente. Il trasporto pubblico offre una prospettiva unica della vita quotidiana della città. Non vedo l'ora di provarlo. È un ottimo modo per immergermi nella cultura locale. Sicuramente. Vedrai diversi quartieri e la diversità della città. Questa è una delle cose che amo dei viaggi. Esplorare nuovi posti e conoscere culture diverse. È una meravigliosa opportunità di crescita personale e di ampliamento dei propri orizzonti. Non potrei essere più d'accordo. Viaggiare ci apre la mente e amplia la nostra comprensione del mondo. E prendere l'autobus è un'opzione economica per esplorare la città al proprio ritmo. Questo è vero, posso risparmiare denaro pur vivendo un'esperienza memorabile. Assolutamente. Inoltre, avrai la possibilità di interagire con la gente del posto e imparare dai loro punti di vista. Questa è una delle cose che mi piace di più, entrare in contatto con persone di diversa provenienza. È un modo meraviglioso per promuovere la comprensione e costruire connessioni significative. Sono entusiasta di intraprendere questa avventura. Grazie per il consiglio e l'incoraggiamento, Anna. Benvenuto, John. Sono lieto di esserti stato utile. Goditi il viaggio in autobus e divertiti al museo. Grazie, Anna. Ti ringrazio per il tuo sostegno. Ne trarrò il massimo. Abbi cura di te. Lezione 5. Esplorazione del parco cittadino. Ciao Anna, sei stata al parco cittadino? Ho sentito che è un posto bellissimo da visitare. Ciao John. Sì, ci sono stato. È un bel parco con molta vegetazione e aree ricreative.
Questo è buono a sapersi. Non vedo l'ora di trascorrere un pomeriggio tranquillo immerso nella natura. È il luogo perfetto per rilassarsi e godersi un po' d'aria fresca. Posso immaginarlo. Ci sono attrazioni o attività specifiche nel parco? Sì, c'è un grande lago dove è possibile noleggiare pedalò e godersi un piacevole giro. Sembra un'attività divertente. Ci proverò sicuramente. È un ottimo modo per apprezzare la bellezza del parco da una prospettiva diversa. Ne sono entusiasta. Che ne dite dei sentieri pedonali? Ci sono sentieri panoramici? Assolutamente. Il parco ha diversi sentieri pedonali ben tenuti, perfetti per una passeggiata tranquilla. È esattamente ciò di cui ho bisogno. Mi piace camminare e ammirare i dintorni. Allora ti piacerà. Il parco offre viste pittoresche e un'atmosfera serena. Sembra delizioso. Mi assicurerò di portare la mia macchina fotografica per immortalare la bellezza. Questa è un'ottima idea. Avrai molte opportunità fotografiche. Oltre al lago e ai sentieri pedonali, ci sono altre caratteristiche degne di nota nel parco? Sì, c'è un giardino botanico con una grande varietà di piante e fiori. Sembra affascinante. Apprezzo la bellezza della natura e delle diverse specie vegetali. È una delizia per gli amanti della natura e per tutti coloro che amano il giardinaggio. Sono sicuro che passerò molto tempo ad esplorare il giardino botanico. Prenditi il tuo tempo e goditi ogni momento. C'è così tanto da vedere e apprezzare. Farò proprio questo. Grazie per aver consigliato questo meraviglioso parco, Anna. Benvenuto, John. Sono felice di aver potuto condividere questa gemma nascosta con te. Ti sono grato per la tua conoscenza e guida. Sono informazioni preziose per la mia visita. Sono felice di aiutare. Spero che tu ti diverta moltissimo al parco, John. Grazie, Anna. Trarrò il massimo da questa esperienza. Ci vediamo dopo. Lezione 6. Avviare un giardino. Ciao Anna, stavo pensando di iniziare un giardino. Voglio coltivare delle piante in casa. Ciao John, è un'idea meravigliosa. Il giardinaggio può essere un hobby gratificante e rilassante. Ne sono entusiasta. Ma non ho idea da dove cominciare. Abbiamo bisogno di forniture specifiche? Sì, avremo bisogno di vasi per far crescere le piante. Andiamo al negozio di giardinaggio a comprarne un po'. Sembra un piano. Sono sicuro che avranno una varietà di pentole tra cui scegliere. Assolutamente. Possiamo anche procurarci del terriccio e dei fertilizzanti mentre siamo lì. Buona idea, è importante fornire i nutrienti giusti per far prosperare le piante. Sicuramente. Il negozio avrà una selezione di fertilizzanti organici per un giardino più sano. Sono lieto che diano la priorità alle opzioni biologiche. È anche meglio per l'ambiente. Assolutamente. È importante essere consapevoli del nostro impatto sul pianeta.
Oltre ai vasi e ai fertilizzanti, ci sono altri elementi essenziali che dovremmo considerare? Avremo anche bisogno di attrezzi da giardinaggio come una cazzuola, potatori e un annaffiatoio. Capisco. Questi attrezzi ci aiuteranno a mantenere il giardino e a mantenerlo in buone condizioni. Sì, sono essenziali per attività come piantare, potare e innaffiare le piante. Sono entusiasta di conoscere le tecniche di giardinaggio e di prendermi cura delle piante. È un processo di apprendimento continuo e acquisirai maggiori conoscenze man mano che procedi. Fa parte del divertimento. Mi piace imparare e provare cose nuove. Il giardinaggio è un ottimo modo per entrare in contatto con la natura e promuovere un senso di realizzazione. Non vedo l'ora. Sarà appagante vedere le piante crescere e fiorire. Assolutamente. È un'esperienza gratificante assistere ai frutti del tuo lavoro. Non vedo l'ora di iniziare. Andiamo al negozio di giardinaggio e raccogliamo tutte le provviste. Sembra un piano, John. Avremo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per creare un bellissimo giardino. Grazie per la guida e l'entusiasmo, Anna. Apprezzo il tuo supporto. Benvenuto, John. Sono felice di aiutarti. Facciamo di questo giardino un successo fiorente. Sicuramente, Anna. Facciamo in modo che accada. Ci vediamo al negozio di giardinaggio. Lezione 7. Viaggi sicuri. Ciao Anna, ho sentito che hai vissuto delle avventure emozionanti. Come garantite viaggi sicuri? Ciao John, la sicurezza è sempre una priorità assoluta quando viaggio. Prendo alcune precauzioni. Questo è saggio. Quali sono alcune misure di sicurezza essenziali che consigliate? In primo luogo, cerco sempre la destinazione e mi familiarizzo con le usanze e le leggi locali. È un buon punto di partenza. Essere informati può aiutare a evitare problemi inutili. Assolutamente. Mi assicuro inoltre di avere un'assicurazione di viaggio per coprire eventuali emergenze impreviste. È una mossa intelligente. È meglio essere preparati per qualsiasi circostanza imprevista. Inoltre, conservo copie di documenti importanti come passaporti e documenti di identità. Questo è un ottimo consiglio. Avere dei backup può far risparmiare un sacco di problemi in caso di smarrimento o furto. Sì, è essenziale che i duplicati siano archiviati separatamente dagli originali. Me lo ricorderò sicuramente. Fai qualcos'altro per garantire la sicurezza durante i tuoi viaggi? Sono sempre consapevole di ciò che mi circonda e mi fido del mio istinto. La sicurezza personale è fondamentale. Questo è vero, essere vigili e cauti può aiutare a prevenire potenziali rischi o pericoli. Assolutamente. Mi assicuro anche di avere un piano di comunicazione con qualcuno a casa. Questo è un approccio responsabile. È essenziale rimanere connessi e informati. Sì, faccio regolarmente il check-in con la famiglia o gli amici per far sapere loro che sono sano e salvo. È rassicurante per i propri cari sapere che stai bene mentre sei via. Sicuramente. Infine,
Cerco di mimetizzarmi con la gente del posto ed evitare di attirare inutili attenzioni. È una strategia intelligente. L'adattamento alla cultura locale può migliorare l'esperienza di viaggio. Sì, aiuta a creare un senso di rispetto e apprezzamento per la destinazione. Terrò a mente tutti questi consigli di sicurezza per i miei viaggi futuri. Grazie, Anna. Benvenuto, John. Sono lieto di aver potuto condividere queste intuizioni con te. Le tue esperienze e conoscenze sono preziose. Apprezzo la tua guida. Sono felice di aiutare. Ricorda, i viaggi sicuri portano ad avventure memorabili. Assolutamente, Anna. Mi assicurerò di dare priorità alla sicurezza nei miei viaggi. Abbi cura di te. Lezione 8. Piani giornalieri e spesa. Ciao Anna, hai dei piani specifici per oggi? Devo andare a fare la spesa. Ciao John, non ho piani prestabiliti. Fare la spesa sembra una buona idea. Ottimo. Devo fare scorta di alcune cose essenziali. Hai bisogno di qualcosa? A dire il vero, ho bisogno di comprare frutta e verdura fresca. Sono un alimento base nella mia dieta. È una scelta salutare. Mi assicurerò di aggiungerli anche alla mia lista della spesa. È sempre una buona idea dare la priorità al cibo nutriente. Cos'altro c'è nella tua lista? Ho anche bisogno di alcuni prodotti caseari come latte, formaggio e yogurt. I latticini sono un'ottima fonte di calcio e altri nutrienti essenziali. Lo aggiungerò anche io alla mia lista. Non dimenticare di controllare le date di scadenza durante l'acquisto di prodotti lattiero-caseari. Assolutamente sì, la freschezza è fondamentale. Controllo sempre le date prima dell'acquisto. Oltre alla spesa, potrei prendere prodotti per la pulizia e articoli da toeletta. È un buon promemoria. È importante mantenere i nostri spazi abitativi puliti e igienici. Sì, soprattutto in questi periodi in cui la pulizia è essenziale per il nostro benessere. Devo anche acquistare alcuni articoli per la casa come detersivo per bucato e carta igienica. Questi sono elementi essenziali che non dovremmo esaurire. Li aggiungerò anche alla mia lista. È sempre bene essere preparati e avere una dispensa e articoli per la casa ben forniti. Assolutamente sì, ci salva dalle corse dell'ultimo minuto al negozio. Hai in mente qualche negozio specifico per fare la spesa? Di solito vado al supermercato nelle vicinanze. Hanno un'ampia varietà di prodotti. Sembra conveniente. Mi unisco a te e possiamo fare acquisti insieme. Sarebbe fantastico. Fare acquisti insieme è sempre più divertente. Inoltre, ci dà la possibilità di recuperare il ritardo e trascorrere del tempo insieme. Sicuramente. È una buona occasione per chiacchierare e godersi la reciproca compagnia. Allora facciamo un piano per incontrarci al supermercato più tardi oggi. Sembra un piano, Anna. Ci vediamo al supermercato. Ci vediamo lì, John. Facciamo in modo che la nostra spesa sia produttiva e piacevole.
Assolutamente, Anna. Non vedo l'ora. Ci vediamo presto. Lezione 9. Scegliere il regalo perfetto. Ciao Anna, ho un'occasione speciale in arrivo. Vuoi aiutarmi a scegliere il regalo perfetto? Ciao John, mi piacerebbe aiutarti. Qual è l'occasione e per chi è il regalo? La prossima settimana è il compleanno di mia sorella e voglio regalarle qualcosa di unico. È premuroso da parte tua. Quali sono i suoi interessi e hobby? È appassionata di fotografia e ama viaggiare. Voglio trovare qualcosa che li riguardi. Che ne dite di un libro fotografico di viaggio o di un accessorio fotografico? Sono ottime idee. Cerca sempre di migliorare le sue capacità fotografiche. Potresti anche prendere in considerazione un diario di viaggio personalizzato o una mappa del mondo da grattare. Mi piacciono questi suggerimenti. Qualcosa che la ispiri a documentare i suoi viaggi. Un'altra opzione potrebbe essere l'abbonamento a una rivista di fotografia o a un corso online. È un'idea fantastica. Le darebbe nuove intuizioni e opportunità di apprendimento. Incontriamoci più tardi ed esploriamo alcuni negozi di articoli da regalo. Possiamo trovare ispirazione insieme. Sembra perfetto. Il tuo contributo mi aiuterà sicuramente a fare una scelta migliore. È sempre divertente fare acquisti per i regali insieme. Troveremo qualcosa che adorerà. Apprezzo il tuo aiuto, Anna. La tua creatività e le tue idee sono inestimabili. Sono lieto di assisterti. Facciamo in modo che questo regalo sia memorabile e significativo. Non potrei essere più d'accordo. È importante dimostrarle quanto sia importante per me. Troveremo il regalo perfetto che rifletta gli interessi e la personalità di tua sorella. Grazie, Anna. Non vedo l'ora di iniziare la nostra avventura di shopping. Anch'io, John. Incontriamoci più tardi, e rendiamo speciale questa esperienza di fare regali. Assolutamente, Anna. A presto e grazie ancora per l'aiuto. Lezione 10. Superare le barriere linguistiche. Ciao Anna, hai mai dovuto superare una barriera linguistica quando comunicavi con qualcuno? Ciao John. Sì, ho incontrato barriere linguistiche durante i miei viaggi. Può essere difficile. Posso immaginarlo. Come sei riuscito a comunicare nonostante la barriera linguistica? Inizialmente era un po' difficile, ma ho trovato utile la comunicazione non verbale. Comunicazione non verbale, come gesti ed espressioni facciali? Sì, esattamente. I gesti semplici e le espressioni facciali possono trasmettere molto significato. Questo è vero, i segnali non verbali possono colmare il divario quando la comunicazione verbale è limitata. Inoltre, l'uso di ausili visivi come mappe o immagini può aiutare la comprensione. Questo è un approccio intelligente. Gli ausili visivi possono fornire un contesto e facilitare la comunicazione. Ho anche scoperto che l'uso di parole e frasi di base nella lingua locale aiuta.
Imparare alcune frasi chiave può fare una grande differenza nell'abbattere la barriera linguistica. Sicuramente. Anche semplici saluti ed espressioni di gratitudine possono fare molto. Dimostra rispetto e impegno nel connettersi con gli altri nella loro lingua madre. Assolutamente. Le persone apprezzano la volontà di imparare e comunicare con loro. Hai mai usato app o dispositivi di traduzione per facilitare la comunicazione? Sì, ho utilizzato app di traduzione sul mio telefono di fronte a conversazioni complesse. La tecnologia può essere un ottimo strumento per colmare le lacune linguistiche in situazioni in tempo reale. Tuttavia, è importante ricordare che le traduzioni potrebbero non essere sempre accurate. Questo è un punto valido. È meglio usare la tecnologia come integratore, non come unico affidamento. Costruire la pazienza ed essere aperti a diversi metodi di comunicazione è fondamentale. La pazienza e l'adattabilità sono essenziali quando si affrontano le barriere linguistiche. È anche utile avere un atteggiamento positivo, e il senso dell'umorismo. Un atteggiamento positivo può creare un'atmosfera amichevole e accogliente per la comunicazione. Assolutamente. Le risate e i sorrisi sono linguaggi universali che possono abbattere le barriere. Il superamento delle barriere linguistiche richiede impegno e comprensione da entrambe le parti. Questo è vero, è un processo reciproco per trovare un terreno comune e creare connessioni. Grazie per aver condiviso le tue esperienze e intuizioni, Anna. Sono informazioni preziose. Benvenuto, John. Sono lieto di aver potuto contribuire al nostro percorso di apprendimento delle lingue. Continuiamo ad abbracciare la diversità e ad imparare da culture diverse. Sicuramente, John. Le barriere linguistiche possono essere superate con la giusta mentalità. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Continuiamo a migliorare le nostre capacità comunicative. Assolutamente, John. Insieme possiamo abbattere le barriere linguistiche e favorire la comprensione. Ben detto, Anna. Continuiamo a imparare e a crescere. Lezione 11. Esplorando il cibo di strada. Ciao Anna, hai mai provato qualche delizioso cibo di strada? Ciao John. Sì, ho mangiato degli appetitosi kebab alla griglia durante i miei viaggi. I kebab alla griglia sembrano fantastici. Quali altri cibi di strada hai provato? Ho anche mangiato tacos saporiti ripieni di carne tenera e condimenti freschi. I tacos sono una classica scelta di street food. Hai provato dei sapori unici? Sì, ho mangiato dei tacos con ripieni esotici come cactus alla griglia e salsa piccante. Sembra avventuroso. Adoro provare sapori nuovi e unici. Il cibo di strada è un ottimo modo per scoprire la cucina e la cultura locali. Assolutamente. È come avere un assaggio dei sapori autentici della città. Ho provato anche delle empanadas croccanti e salate ripiene di formaggio e carne. Le empanadas sono popolari in molti paesi dell'America Latina. Sono così gustose.
E non dimenticate il delizioso aroma del pane appena sfornato. Ah, il profumo del pane appena sfornato è irresistibile. Mi sono anche concessa alcuni dolci come i churros ricoperti di zucchero alla cannella. I churros sono i miei preferiti. Sono un delizioso snack zuccherato. Non ho potuto resistere a provare un rinfrescante frullato di frutta da un venditore ambulante. I frullati di frutta sono perfetti per dissetarsi in una giornata calda. Assolutamente. La varietà di sapori e combinazioni è infinita. Avevi dei venditori o bancarelle di cibo di strada preferiti? C'era un venditore che preparava delle deliziose piadine di falafel. Gli involtini di falafel sono deliziosi. Adoro la combinazione di sapori e consistenze. Esattamente. È una miscela perfetta di falafel croccanti, verdure fresche e salsa piccante. Lo street food offre davvero un'esperienza culinaria unica. È una festa per i sensi, dai colori vivaci agli aromi allettanti. Mi viene fame solo a parlarne. Non vedo l'ora di provare altro cibo da strada. Esplorare il cibo di strada è un must quando si viaggia in luoghi diversi. È un ottimo modo per immergersi nella scena gastronomica locale. Sicuramente. Ogni boccone racconta una storia e crea ricordi duraturi. Grazie per aver condiviso le tue esperienze con lo street food, Anna. È stato delizioso. Benvenuto, John. Sono felice di aver potuto condividere con te le mie avventure culinarie. Continuiamo a esplorare e ad assaporare il variegato mondo del cibo di strada. Assolutamente, John. C'è sempre qualcosa di nuovo e delizioso da scoprire. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Manteniamo le nostre papille gustative entusiaste e soddisfatte. Ecco tante altre deliziose avventure culinarie da leccarsi i baffi in futuro. Complimenti, Anna. Assaporiamo i sapori del mondo. Lezione 12. Trovare riparo in luoghi inaspettati. Ciao Anna, ti sei mai trovata bisognosa di un riparo mentre eri fuori? Ciao John. Sì, c'è stata una volta in cui è iniziato a piovere forte. Oh no. Cosa hai fatto per ripararti dalla pioggia? Fortunatamente, ho visto un accogliente caffè nelle vicinanze, e ho deciso di rifugiarmi lì. Questa è una fortuna. I caffè sono spesso ottimi posti dove trovare riparo e godersi una bevanda calda. Esattamente. Ho ordinato una tazza di caffè caldo, e mi sono sistemato finché non ha smesso di piovere. Il caffè sembra il compagno perfetto in una giornata piovosa. Lo era davvero. L'atmosfera nel caffè era così invitante e confortante. Hai avuto conversazioni interessanti con altri frequentatori di bar? Sì, ho iniziato una conversazione con una coppia amichevole seduta accanto a me. È meraviglioso. I caffè possono essere ottimi spazi per incontrare nuove persone. Abbiamo finito per chiacchierare dei nostri libri preferiti e scambiarci consigli.
È incredibile come un semplice momento di rifugio possa trasformarsi in un'interazione significativa. Assolutamente. A volte situazioni inaspettate portano a connessioni meravigliose. Hai scoperto caratteristiche o decorazioni interessanti nel caffè? Sì, il caffè aveva un affascinante arredamento vintage con comode poltrone e librerie. L'arredamento vintage aggiunge un tocco unico e nostalgico all'ambiente. Ho notato anche delle bellissime opere d'arte esposte sulle pareti. Le opere d'arte possono migliorare l'esperienza complessiva e dare vita a uno spazio. Ha davvero contribuito all'atmosfera intima e accogliente del caffè. Hai provato dei deliziosi dolci o snack mentre eri lì? Oh sì, non ho potuto resistere a concedermi una deliziosa fetta di torta al cioccolato. La torta al cioccolato sembra la delizia perfetta da gustare in una giornata piovosa. Era assolutamente divino. La combinazione di cioccolato ricco e torta umida era paradisiaca. Mi viene fame solo a immaginarlo. I caffè hanno spesso i migliori dessert. Lo fanno davvero. È il posto perfetto per soddisfare la tua voglia di dolci. Grazie per aver condiviso la tua esperienza, Anna. Sembra una fuga deliziosa. Benvenuto, John. È stato davvero un momento memorabile e accogliente. Ricordiamoci di apprezzare questi momenti inaspettati di riparo e conforto. Sicuramente, John. Ci ricordano di rallentare e di goderci piaceri semplici. Assolutamente. Le piccole sorprese della vita possono rendere i nostri viaggi ancora più speciali. Così vero. Cerchiamo di essere sempre aperti a trovare riparo in luoghi inaspettati. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Abbracciamo la bellezza della serendipità. Ecco come trovare conforto e connessione nei momenti più inaspettati. Complimenti, Anna. Continuiamo ad accettare le piccole sorprese della vita. Lezione 13. Gestione intelligente del denaro. Ciao Anna, hai mai trovato qualche consiglio interessante su come gestire il denaro? Ciao John. Sì, ho imparato alcune strategie che possono aiutare con una gestione intelligente del denaro. Sembra interessante. Qualche consiglio che puoi condividere con me? Un consiglio importante è creare un budget e tenere traccia delle spese regolarmente. Il budget è davvero fondamentale. Ti aiuta a rimanere consapevole di dove vanno i tuoi soldi. Un altro consiglio è quello di dare la priorità al risparmio di una parte del reddito ogni mese. Il risparmio è importante per la stabilità finanziaria futura. Quanto si dovrebbe risparmiare? Si consiglia di risparmiare almeno il 20% del reddito, se possibile. Questo è un buon punto di riferimento a cui puntare. Cos'altro possiamo fare per gestire meglio il denaro? È importante evitare debiti inutili e saldare eventuali debiti esistenti. Il debito può essere un peso. Quali sono alcune strategie per estinguere i debiti in modo efficace? Un approccio consiste nel dare priorità al pagamento dei debiti con tassi di interesse elevati. Questo ha senso.
Saldare i debiti ad alto interesse consente di risparmiare denaro nel lungo periodo. Inoltre, è consigliabile creare un fondo di emergenza per spese impreviste. Un fondo di emergenza fornisce una rete di sicurezza nei momenti difficili. Quanto si dovrebbe risparmiare per le emergenze? In genere si consiglia di risparmiare da 3 a 6 mesi di spese di soggiorno. Avere quel cuscino finanziario può portare tranquillità in tempi incerti. Assolutamente. È anche importante investire per una crescita finanziaria a lungo termine. Investire può intimidire. Qualche consiglio su come iniziare? È una buona idea fare ricerche e chiedere consiglio a un consulente finanziario. Ottenere una consulenza professionale può aiutare a prendere decisioni di investimento informate. Inoltre, la diversificazione degli investimenti può contribuire a ridurre i rischi. La diversificazione è fondamentale. Distribuire gli investimenti tra diversi asset è una mossa intelligente. Infine, è fondamentale rivedere e modificare regolarmente il piano finanziario secondo necessità. Flessibilità e adattabilità sono importanti in un panorama finanziario in continua evoluzione. Giusto. Rimanendo informati e proattivi, possiamo gestire efficacemente i nostri soldi. Grazie per aver condiviso questi preziosi consigli, Anna. Sono pratici e utili. Benvenuto, John. È importante potenziare noi stessi con conoscenze finanziarie. Continuiamo a imparare e implementare strategie intelligenti di gestione del denaro. Assolutamente, John. È un viaggio che dura tutta la vita verso il benessere finanziario. Parole sagge, Anna. Parliamo di fare scelte finanziarie intelligenti e di garantire il nostro futuro. Lezione 14. Lunga durata della batteria. Ciao Anna, ti sei imbattuto in dispositivi con una batteria a lunga durata? Ciao John. Sì, di recente ho scoperto uno smartphone con una durata della batteria prolungata. È impressionante. Quanto dura la batteria di quel dispositivo? Può durare fino a 2 giorni con una singola carica, anche con un uso intenso. Questo è notevole. Molti smartphone faticano a durare un giorno intero. Infatti, avere una batteria a lunga durata è un grande vantaggio, soprattutto quando siamo in viaggio. Assolutamente. È frustrante quando la batteria dei nostri dispositivi si esaurisce rapidamente. Può essere scomodo, soprattutto se ci affidiamo ai nostri dispositivi per lavorare o comunicare. Esistono caratteristiche specifiche che contribuiscono a prolungare la durata della batteria? Sì, il telefono utilizza tecnologie avanzate di risparmio energetico che ottimizzano l'utilizzo della batteria. È impressionante. L'ottimizzazione del consumo energetico aiuta a prolungare la durata della batteria. Inoltre, il telefono ha una capacità della batteria maggiore rispetto ad altri modelli. Una maggiore capacità della batteria consente sicuramente un utilizzo più lungo tra una ricarica e l'altra. È un'ottima funzionalità per coloro che sono costantemente sul telefono durante il giorno. Assolutamente.
La durata prolungata della batteria offre comodità e tranquillità. E ci consente di utilizzare i nostri dispositivi per periodi più lunghi senza interruzioni. Questo è un grande vantaggio, soprattutto quando siamo in viaggio o lontani dalle prese di corrente. È sempre bello avere un dispositivo affidabile in grado di stare al passo con le nostre esigenze. Sicuramente. La lunga durata della batteria è una caratteristica ricercata da molti consumatori. È importante considerare la durata della batteria quando si sceglie un nuovo dispositivo. Ci sono altri dispositivi che hai riscontrato con prestazioni della batteria impressionanti? Sì, ho trovato anche laptop e tablet che offrono una maggiore durata della batteria. I laptop e i tablet con batteria a lunga durata sono ottimi per la produttività in movimento. Assolutamente. Ci permettono di lavorare o divertirci senza preoccuparci di rimanere senza energia. Questo è fantastico. Smartphone, laptop e tablet con batteria a lunga durata sono rivoluzionari. Sicuramente rendono la nostra vita più facile ed efficiente. Grazie per aver condiviso queste informazioni, Anna. È utile conoscere i dispositivi con una maggiore durata della batteria. Benvenuto, John. È sempre utile disporre di dispositivi in grado di tenere il passo con la nostra vita frenetica. Continuiamo a esplorare e utilizzare una tecnologia che offre prestazioni della batteria di lunga durata. Sicuramente, John. Si tratta solo di trovare dispositivi che soddisfino le nostre esigenze e il nostro stile di vita. Ecco come rimanere accesi e connessi ovunque andiamo.